L'altro giorno abbiamo trovato fuori da casa questo pacco enorme. Non sapendo cosa ci fosse dentro, lo abbiamo spacchettato. Un monopattino elettrico off-road? Ma che cavolo ce ne facciamo? Utilizzarlo normalmente non era un'opzione, quindi abbiamo deciso di fare la cosa che ci esce meglio: camperizzarlo. Noi però lo faremo davvero, non come quel simpaticone che ha scritto questo commento sotto uno dei nostri video. Camperizziamo un monopattino elettrico! Abbiamo radunato tutto l'occorrente perché in questo monopattino ci sarà tutto. Attrezzature per mangiare, dormire e andare in bagno. Alla fine di questo video scoprirete se camperizzare un monopattino è un'idea folle oppure un modo diverso di vivere la van life. Per camperizzare il monopattino ci serve un po' di attrezzatura che ovviamente noi abbiamo già preparato, ma non l'avete vista fino a questo momento perché era dietro alla videocamera, perché questo qua è tutto il casino no, di cose che adesso utilizzeremo, e là c'è tutto il set, no, per registrare. Adesso prendiamo un po' di roba e vi facciamo vedere mano a mano cosa abbiamo pensato. Tra le varie cose recuperate in cantina, queste 4 cassette ci hanno fatto venire in mente un'idea. Vi chiederete come mai avete preso queste 4 cassettine? Adesso vi facciamo vedere con il monopattino. La nostra idea innanzitutto è avere dello spazio di stivaggio e anche un piano d'appoggio, chiaramente, perché sennò come si cucina, dove si mette la roba? Abbiamo pensato alla cassetta di legno. Per quale motivo? Questa qua andrà attaccata qua così, in questo modo, e fungerà sia da contenitore sia da piano estraibile per poi cucinare. Quindi adesso dobbiamo decidere innanzitutto quale usare tra queste 4 e capire un po' come fissarla sta roba. Dopo ore e ore di studi approfonditi, non ne siamo venuti a capo. Non ce la faccio più! Fino a quando non abbiamo fatto la cosa più ovvia: misurare la capienza di ogni contenitore per vedere quale fosse il più spazioso. Decisamente questa. È la prescelta, tra l'altro la più scassata di tutte, manco a farlo apposta, cioè l'unica rotta. Ci toccherà lavorare ancora di più per sistemarla. Non si può lavorare senza aver prima messo i guantini. Anche perché fa freddo, almeno coprono anche un po' le mani, sì, dai. questi riscaldano di brutto. Tu te un po' anche. Sicuro, guarda. Un pochino. Eh. Primo step andrà a sostituire queste cerniere che sembrano i denti di un mostro tipo. Andiamo a sostituirle con queste qua che si fissano con le viti, che sono molto più stabili. Adesso andiamo a fare un preforaggio per la vite, così almeno non si spacca il legno, perché sennò rischiamo che si creino delle crepe e poi questo qua non tiene le cose che ci mettiamo dentro. Avvitatore alla mano, iniziamo a fare i fori e a inserire le viti per fissare le cerniere. Tutto sembra andare liscio, finché non spunta il primo problema. Sto sistemando il pastrocchio che ho fatto qua, Cristian Cardani. Cioè abbiamo messo una cerniera un po' più in basso. Più in basso. E ora vediamo. Fiesta, è fantastica sta fiesta. Vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro. Olle, perfetto. È molto più resistente, quindi va bene. Questo si aprirà così. Fruccate. Quando non hai una forbice per aprire, e allora... Tecnologia! Che tattica, che strategia, ragazzi. L'avevo già fatto. L'abbiamo rifatto così almeno potevate vederlo anche voi. Questo è un collarino Non per cani, di quelli tipo idraulici, no? Qua si mettono di solito i tubi. E noi sfruttiamo questi collarini per attaccare la cassettina che vi abbiamo appena fatto vedere. Se funziona secondo i nostri calcoli, perché è la prima volta che lo stiamo testando. Funziona sicuro. L'abbiamo calcolato al millimetro. Questa sicurezza è durata poco. Houston, abbiamo un problema. No, questo qua doveva andare praticamente così, ma doveva arrivare di qua. Il problema è che abbiamo cannato le misure totalmente. Questi cosi non si possono usare così. Stiamo andando a cercare in magazzino se abbiamo delle altre cose che possiamo adattare. Il problema nasce da una scelta ben precisa. Vogliamo utilizzare solo metà collarino per agganciare alla cassetta e non l'intero pezzo. Arrivati a questo punto ci vuole un cambio di strategia, come ad esempio utilizzare tutto il collarino e non solo metà. Ma così facendo quelli che abbiamo già preso non ci basteranno. La strategia adesso sarà quella di utilizzare questa barra filettata che passerà da parte a parte con il legno e teoricamente dovrebbe star su. Sì, perché poi si unisce all'altra parte dell'anellino del collarino così, tirando, e questa dovrebbe tenere ferma la cassetta. al massimo ci mettiamo anche una piastra in modo da aumentare la superficie che viene tirata qua, ma vedrete tutto quanto, è inutile sta qua a spiegare, meglio vederle le cose. Entrata sì. Batti in 5. Continuiamo.
ferma. Attenzione. Crazy. Ma si muove tanto, cioè, quanta è sbilenca da 1 a 10? 6 perché ci vuole un altro collarino sotto. Solo uno non basta, mi No, sa. adesso Marta qua sta mettendo un giro di nastro perché almeno la fascetta nel momento in cui andiamo a metterla lì sul tubo non ci va a rigare il monopattino. Strategia! Abbiamo agganciato l'altro collarino per poi testare la cassetta. Proviamolo! Ci prepariamo ad applicare la cassetta per la seconda volta e vediamo un po' se è giusto. La forbice più antica del mondo. Eccola fissata, collarino sopra, collarino sotto e adesso la dobbiamo testare. La parte più divertente questa, andiamo. Taste test! Ora faccio il dosso, vediamo se succede qualcosa, Oddio, fa bip. Ho fatto anche il dosso, ragazzi. Dai, primo test superato. Dai, non si fidava, vuole testare anche lui. Ok. Regge? Regge. Come vedete è cambiata un po' l'ambientazione perché nel frattempo si è fatto buio e quindi abbiamo deciso di piazzare la nostra super luce di Newer. Trovate il link qua sotto in descrizione come tutti gli altri prodotti. Guarda, fa una luce incredibile, sembra giorno. Sì, sembra giorno. E ci siamo piazzati qua in questo modo perché ora verniciamo la cassetta che dobbiamo attaccare al monopattino. Per l'occasione abbiamo tolto robette varie che non ci serviva a tenere attaccate. Non avevo neanche visto che li avevi tolto. Sei mago. Abbiamo preparato il tavolino da lavoro coprendolo con del pluriball per non sporcarlo e con una bomboletta spray nera abbiamo verniciato la cassetta. Una volta finito l'abbiamo lasciata ad asciugare e nel frattempo siamo andati avanti con il resto. Il numero 7, la new entry dal Piemonte, una nuova scatola. Adesso noi iniziamo a verniciarla, poi andando avanti a vedere il video scoprirete a cosa ci servirà l'altra scatola. Dovete rimanere fino alla fine del video per scoprirlo, se no col piffero che ve lo diciamo adesso. La facciamo nera. Oggi si fa orario continuato qua. Questo piano, che diventerà un piano quando sarà aperta la scatola, non ci basta. Chi già ci segue da un po' di tempo sa già che sulla panna camperizzata abbiamo fatto un pianale estraibile con delle catenelle, ma che ve lo diciamo fare? Trovate la guida in descrizione qua sotto se volete replicarlo anche voi. Tra l'altro forse adesso anche in sconto. Qua abbiamo in mente di fare più o meno la stessa cosa, quindi però con una strategia leggermente diversa, dati gli spazi e le necessità diverse. L'idea è quella di fare un pianale ribaltabile che da qua con 2 cerniere farà questo lavoro qua, si aprirà verso l'esterno. lavoriamo. Pazzesco come mio papà abbia lo stesso identico metro, ma perché sapete una roba troppo divertente? Cioè mio papà faceva l'idraulico come il papà di Cree e tutti e 2 si chiamano Mauro. Incredibile sta cosa. Sta roba è folle. Ma perché non l'accendi? Ma perché cavolo devo fare 2 robe, dai, subito. Risparmiamo corrente. Ora andiamo a fissare le cerniere qua, almeno le facciamo nere pure quelle, e poi verniciamo la nostra asse che si ribalta. Così domani con tutto asciutto in teoria dovremmo fissare. Preforiamoli! In questo preciso momento la fortuna ha smesso di essere dalla nostra parte. Credo che sia scarico. No, dai, ti prego un ultimo colpo. Dagli un ultimo colpo. Dai! Ti prego! Sì! Aspetta, ti buco il tavolo. Bucato il tavolo? Una volta fissate le cerniere alla cassetta è giunto il momento di fissarle anche al pianale di legno. Ma cosa ci fa lì un guanto, vi chiederete voi? Siccome prima, dando l'ultimo colpo, ha rovinato la cassetta, Cree. Infatti. E sbaglio, perché è andato pum col trapano. Adesso non si sbaglia più. Posso evitare io? Ci voglio stare qua fin domani. Dai! Pensavamo di aver finito i buchi, invece c'è ancora questo, quello. Ora, le viti le abbiamo messe tutte. Domani, perché ora se no andiamo a disturbare la quiete del vicinato, tagliamo queste punte qua Delle viti. con il flessibile. Almeno rimane bello piatto, anche perché se no non si chiude. Ci vediamo domani. Ciao!
Anche quando pensi di aver finito la giornata, qualcosa dell'ultimo momento deve andare storto. Noi stavamo salendo per andare a preparare da mangiare. Prima ci siamo detti controlliamo e ci siamo accorti di un problema. Che non va bene. Non si apre, cioè non rimane dritto, raga. Ma vedete che va giù tipo scivolo? Perché toccano le viti. Disgraziate, maledette.